Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Calcio più magnesio cloruro Bioindustria LIM Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali SPA. Ultimo aggiornamento 20 luglio 2021. Cos'è calcio più magnesio cloruro Bioindustria LIM? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere calcio più magnesio cloruro Bioindustria LIM durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è calcio più magnesio cloruro Bioindustria LIM? Calcio più magnesio cloruro Bioindustria LIM è un farmaco a base del principio attivo calcio cloruro più magnesio cloruro, appartenente alla categoria delle soluzioni endovene elettrolitiche e nello specifico soluzioni elettrolitiche. È commercializzato in Italia dall'azienda Bioindustria LIM Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali SPA. Calcio più magnesio cloruro Bioindustria LIM può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni calcio più magnesio cloruro Bioindustria LIM EV 10 fiale 1 mEq/ml 10 ml da diluire. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Bioindustria LIM Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali SPA. Ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica classe C. Principio attivo calcio cloruro più magnesio cloruro. Gruppo terapeutico soluzioni endovene elettrolitiche, forma farmaceutica, fiala iniettabile. Indicazioni: trattamento di stati patologici in cui è richiesta la somministrazione congiunta di ioni calcio e ioni magnesio. Posologia: il medicinale deve essere somministrato per infusione endovenosa dopo opportuna diluizione con soluzione di glucosio 5% o di sodio cloruro 0,9% o di altre soluzioni compatibili, vedere paragrafo 6.2. Non iniettare per via intramuscolare o sottocutanea o nei tessuti perivascolari. La dose dipende dall'età, dal peso e dalle condizioni cliniche del paziente. È buona norma non superare una velocità di infusione di 3 ml/min, iniziando con 250 ml di una soluzione di concentrazione di circa l'1,5% di magnesio cloruro e 0,8% di calcio cloruro, ottenuta diluendo il contenuto di 7 fiale in 250 ml di soluzione diluente. Nei bambini la sicurezza e l'efficacia del medicinale non sono state determinate. La somministrazione deve essere interrotta se il paziente manifesta dolore o rossore al sito di iniezione, in quanto ciò potrebbe indicare uno stravaso del farmaco. È raccomandabile che il paziente rimanga disteso per un breve periodo dopo la somministrazione. Controindicazioni: ipersensibilità ai principi attivi o ad una qualsiasi degli eccipienti. Fibrillazione ventricolare. Segni di intossicazione digitalica. Ipercalcemia, ipercalciuria. Insufficienza renale oligurica grave. Patologia miocardica grave. Aritmie cardiache o danno del miocardio. Frequenza respiratoria inferiore a 16 atti/minuto. Calcoli renali: il medicinale può esacerbare tale condizione. Sarcoidosi: il medicinale può potenziare l'ipercalcemia tipica di questa condizione. Ipercoagulabilità. Pazienti in terapia con glicosidi cardioattivi, vedere paragrafo 4.5. Pazienti comatos. Trattamento in concomitanza con ceftriaxone nei neonati, di 28 giorni di età, anche in caso di utilizzo di linee di infusione separate. Vedere paragrafi 4, 5, 4, 8 e 6, 2. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: il medicinale deve essere somministrato con cautela in pazienti con insufficienza renale, con insufficienza cardiaca, in modo particolare se digitalizzati, con miastenia grave. In trattamento con farmaci depressivi vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Il calcio cloruro può interagire con i seguenti medicinali: diuretici tiazidici, in quanto si può verificare ipercalcemia dovuta ad una minore escrezione renale del calcio.
glicosidi cardioattivi, digitalici, digoxina, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere calcio più magnesio cloruro Bioindustrial IM insieme ad altri farmaci come Calciriex, calcitriolo DOC generici, calcitriolo EG, calcitriolo Milan Generics, calcitriolo Teva, Rocaltrol, Silkis, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere calcio più magnesio cloruro Bioindustrial IM durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere calcio più magnesio cloruro Bioindustrial IM durante la gravidanza e l'allattamento? Non sono disponibili dati su possibili effetti negativi del medicinale quando somministrato durante la gravidanza o l'allattamento o sulla capacità riproduttiva. Pertanto, il medicinale non deve essere usato durante vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Il medicinale non influenza la capacità di guidare e di utilizzare macchinari. Effetti indesiderati. Di seguito sono riportati gli effetti indesiderati del calcio e magnesio cloruro, organizzati secondo la classificazione sistemica organica MEDRA. Non sono disponibili dati sufficienti per stabilire la frequenza dei singoli effetti elencati. Alcuni degli effetti indesiderati riportati di seguito si sono manifestati in caso di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In caso di somministrazione di dosi elevate di calcio cloruro, può verificarsi ipercalcemia, soprattutto in pazienti con patologie renali. I sintomi tipici dell'ipercalcemia sono sensazione di sete, nausea, vomito, costipazione, poliuria, dolore addominale, debolezza muscolare, disturbi mentali e, nei casi gravi, anche aritmia cardiaca e coma. Si parla di ipercalcemia quando le concentrazioni plasmatiche di calcio superano 2,6 mol/L. Pertanto occorre monitorare costantemente tali concentrazioni. In caso di modesto sovradosaggio, il trattamento prevede un'immediata sospensione del calcio cloruro e di qualsiasi altro farmaco contenente calcio. In caso di sovradosaggio grave, concentrazioni plasmatiche 2,9 mol/L, occorre intraprendere le seguenti misure. Reidratazione tramite somministrazione di una soluzione di sodio cloruro 0,9%. Impiego dei diuretici non tiazidici per favorire l'eliminazione del calcio. Monitoraggio dei livelli plasmatici di potassio e magnesio, con immediato ripristino dei livelli ai valori normali. Monitoraggio della funzione cardiaca, impiego dei beta bloccanti per ridurre il rischio di aritmia cardiaca. Eventuale ricorso all'emodialisi. In caso di somministrazione di dosi elevate di magnesio cloruro si possono verificare i seguenti sintomi di intossicazione: vampate, sudorazione, ipotensione, paralisi flaccida, ipotermia, collasso circolatorio, depressione cardiaca e del sistema nervoso centrale che può evolvere in paralisi respiratoria. L'intossicazione da magnesio si manifesta con un picco di pressione arteriosa e paralisi respiratoria. La scomparsa del riflesso patellare è un utile segno clinico per identificare l'inizio dell'intossicazione. È necessario fare ricorso alla respirazione artificiale. Per contrastare gli effetti della ipermagnesiemia è necessario somministrare calcio per via endovenosa, 10-20 ml di una soluzione al 5%. La somministrazione di 0,5-1 mg di fisostigmina per via subcutanea può essere di aiuto. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Soluzioni elettrolitiche. Associazioni di elettroliti. Codice ATC B05XA30. Il calcio è un elemento essenziale per il mantenimento della funzionalità del sistema nervoso, muscolare e scheletrico e della permeabilità delle membrane cellulari. Proprietà farmacocinetiche. Normalmente il calcio è presente nel plasma in concentrazioni da 2,15 a 2,60 mol/L. Distribuzione. Circa il 99% del calcio totale è contenuto nelle ossa e nei denti, principalmente sotto forma di idrossiapatite, tuttavia, sono presenti anche piccole tracce di calcio carbonato e calcio fosfato. Dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici hanno scarsa rilevanza clinica alla luce della vasta esperienza acquisita con l'uso del farmaco nell'uomo. Elenco degli excipienti acqua per preparazioni iniettabili.
Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.